Ciao, bentornato nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Questo è un libro che ho comprato un bel po' di tempo fa di seconda mano ed è in inglese, però c'è la versione anche in italiano. Il libro completo del Cucito è in italiano. Io l'ho comprato in inglese perché l'ho trovato di seconda mano. Infatti ti invito sempre ad andare a comprarli di seconda mano, perché se non si trova più e non è in ristampa un libro lo puoi trovare comunque sempre di seconda mano, e io l'ho trovato in inglese, che comunque fa sempre comodo imparare i termini inglesi riguardanti il cucito, anche perché la maggior parte dei tutorial e di quello che si trova online è in inglese, quindi io ti consiglio di o rispolverare il tuo inglese se l'hai studiato a scuola, oppure di impararlo almeno le basi. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Allora, questa è la parte dell'introduzione, queste sono le tecniche, ecco cosa ti servirà, quindi solite forbici, ecco qua tutte le cose che ti possono servire per il cucito, che è molto utile. Adesso questo è in inglese, però immaginatelo in italiano. E la macchina da cucire per cucire. Questi sono tutti i piedini, che maggior parte dei piedini più famosi, più conosciuti, che puoi utilizzare, ecco. Questa è la tagliacuci, cioè anche imparare i termini, per esempio come si dice la tagliacuci per esempio in inglese, è molto utile se vogliamo fare una ricerca in inglese. E questi sono i pattern, cioè i cartamodelli. Abbiamo qua, io ho studiato, non l'ho studiato l'inglese a scuola, io ho studiato il francese, quindi se ho imparato qualche cosa io, potete impararlo tutti. Qua come prendere le misure, qua come modificare il cartamodello a seconda della tua conformazione fisica. Anche questo, il bustino, come modificare il pantalone, come modificare la gonna, modificare il pantalone. E qua come cucire, come tagliare la stoffa, cioè come è organizzata la stoffa, da che cosa organizza la trama, l'ordito, lo sbieco. Io ti ho fatto un video dove ti ho parlato proprio di questa lezione base, che comunque serve sia per il cucito sartoriale che creativo. Qua è come tagliare la stoffa, qua come posizionare il cartamodello nel tessuto, e qua invece ci insegna come posizionare il cartamodello nei tessuti speciali più difficili, come con i quadri. I tessuti con i quadri sono un po' seccanti, molto seccanti. Io ho tante stoffe con i quadri e molte volte ho quasi proprio il rifiuto, perché bisogna stare veramente molto attenti. E qua comunque c'è una bella guida. Qui si parla di tessuti e nozioni varie, quindi qua parla del cotone, ce ne parla di tutti i tipi di cotone che esistono, perché noi lo chiamiamo cotone, però poi esistono chambray, chintz, popeline, cioè ce ne sono tanti tipologie di cotone. Qua ce li indica tutti, eccoli qua, tutti qua. Queste invece sono le tessuti di lana, quindi con tutte le tipologie di tessuti di lana. È veramente fatto molto bene come libro, mi è piaciuto tantissimo. Questo invece è tessuti di seta, quindi tutta la seta e tutte le tipologie di seta, tessuti sintetici e tessuti speciali. E qua ci indica tutti i tessuti sintetici, quindi creati in laboratorio. Il lino non ha messo, strano che non abbia messo, ho citato il lino. Vabbè, qua ci sono i fili, tutte le tipologie di fili, di filati, come lavare, trattare i tessuti. Anche questo è molto interessante. Nozioni varie, elastici, qua invece comunque le passamanerie, e qua le cuciture di base, quindi base anche fatte a mano, queste sono quelle fatte a mano, proprio tessuti, come fare il nodo, ecco qua. Questa è le cuciture con la macchina per cucire, le varie cuciture, le finiture, rifiniture con la macchina sempre per cucire o a mano. E qua sono le cuciture, quindi le cuciture di rifinitura, come cucire gli angoli,
qua come ridurre il tessuto in modo tale nelle curve, eccetera eccetera. C'è proprio spiegato molto bene. Se lo trovi in italiano, certo il top, le curve, quindi come vedi c'è veramente tantissimo qua. Allora qua c'è le telette, praticamente le telette termoadesive che servono per rinforzare determinati tipi di abiti. Quindi come puoi vedere determinati abiti, per esempio le giacche, vanno rinforzate in determinati punti. Qua anche i colletti e via dicendo. Ecco qua, tutto spiegato bene. Qua invece abbiamo, questa è la forma del corpo, qua come modificare a seconda della forma del corpo, qua varie tipologie di cuciture varie, ci insegna come fare le pieghe, cioè ci sono varie tecniche come puoi vedere qua, ed è abbastanza, come puoi vedere, molto dettagliato. E queste invece sono le rifiniture dei colli, quindi i vari tipi di colli e come si fa. Ecco, questa è la paramontura del collo o il collo nascosto, molti lo chiamano così. Tutto il procedimento quando si ha il laccio nella lampo, e questo è molto utile quando dobbiamo fare degli abiti bracciati o maglie sbracciate. Qua come attaccare bieco, cioè veramente è spiegato bene, c'è varie tecniche come puoi vedere, no? Guarda, veramente tante, ne potremo anche vedere insieme, che magari in un video è più facile rispetto che vederle, diciamo, in un libro. Questi sono i colletti veri e propri, quindi le parti del colletto, come fare il colletto, come inserire il colletto alla maglia. Ecco, vari tipi di colletti, come puoi vedere, varie tipologie di modalità di realizzare il colletto diverso. E qua ci dà dei consigli su come attaccare il colletto, dei metodi, diciamo, che ci agevolano la cucitura. E qua invece come attaccare una striscia, diciamo, di rifinitura elasticizzata. Questo mi sa che l'abbiamo anche visto nel mio canale. Queste sono le arricciature, ecco qua, nella gonna, come fare tutte le arricciature, tutti i metodi per fare le arricciature, come puoi vedere anche questo. Non ne abbiamo viste alcune nel mio canale, quindi magari è una buona idea fartelo vedere proprio come un video, anche perché serve anche per il cucito creativo, come fare la cintura, come applicarla, tutti i tipi di cinture. È veramente bello, eh? Secondo me non dovrebbe mancare questo libro nella nostra libreria. Qui come attaccare fare le cinture. Sleeve. Sleeve sono le maniche, sicuramente sono i cuff, sono polsini. Ecco qua le maniche, ecco qua, tutto ben spiegato, tutto ben spiegato. Come rifinire la parte terminale, diciamo, della manica, quindi l'orlo della manica, che si può rifinire in vari modi. Qua ce lo indica e qua ce lo spiega. È veramente bellissimo, fatto veramente molto molto bene, tutte le modalità come vedi. E questo invece è sì, giusto, cuff vuol dire cuff, non so come si dica, lo devo cercare perché io, ripeto, non ho fatto inglese, quindi chiedo venia. E qui abbiamo come fare appunto le maniche, tutte le tipologie, e queste sono le rifiniture dell'orlo, tutti gli orli che possiamo fare, come rifinirli sia a macchina che a mano. Quindi vediamo qua, per esempio questo è quello di una giacca, ecco tutte le rifiniture varie. Questa è di una poltrona addirittura. Questo è come fare gli sbiecchi, che abbiamo visto, altri metodi. E qua mi sembra che siano perline, qui rifinitura con le perline, giusto? Edge, sì, rifiniture varie, come attaccare lo sbieco, tutti i modi, come fare
la curva dello sbieco, tutti i metodi possibili e immaginabili. Questo serve anche per fare le tovagliette e te l'ho fatto vedere, se non erro. Questi sono tutti utilissimi da imparare, e anche questi qua, cioè tutte le tecniche, vedi, possibili e immaginate. E questi invece sono i volant dappertutto, che io adoro. Guarda che bello, questo si può mettere in una maglia, un bel volant così. E questi invece sono praticamente gli occhiali bottoni, quindi come attaccare un bottone, una tecnica molto carina. Questa non te l'ho fatta vedere, ti ho fatto vedere come attaccare un bottone, ma non con la tecnica della stuzzicadenti. Come attaccare il bottone a macchina, qua come fare gli alamari, vari tipi di alamari, come attaccare il bottone a un cuscino. Qua è spiegato proprio benissimo nel dettaglio come la macchina, cioè non so se la tua ce l'abbia, la possibilità di creare le asole con la macchina. Questo non l'abbiamo visto, lo possiamo vedere insieme. Quindi queste sono tutte le asole possibili e immaginabili, come vedi, eccole qua. E questi invece sono i laccetti, che gli alamari, per esempio in questo caso, laccetti che servono per in determinati casi. Queste sono le zip, le cerniere lampo, come applicare appunto la cerniera lampo in vari modi a macchina, la cerniera lampo invisibile, qua la cerniera lampo come attaccarla in maniera tradizionale, qua del pantalone, e qui invisibile, che poi è quella che si usa di più secondo me alla fine. Qua come attaccarla in una gonna, l'abbiamo visto, come attaccarla in una maglia. Quindi come vedi ce ne sono veramente tanti. Queste sono altre tipologie di modi di chiudere le gonne, di chiudere le nostre creazioni, le giacche per esempio. Queste sono le tasche, sono varie tipologie di tasche, come realizzarle. Una tasca la possiamo realizzare anche in un tessuto per un progetto creativo, quindi non è proprio sartoriale per forza. Le tasche le possiamo inserire anche in qualcosa che è creativo. Poi abbiamo questo che è sempre tasca a filetto. Qua abbiamo proprio tutto il procedimento come realizzare questo tipo di tasca, e queste sono le tecniche da professionista, cioè andiamo sul pesante sulle tecniche sartoriali. Quindi qua ci dà delle indicazioni quando il capo dà dei difetti. Queste sono come intelaiare la giacca in maniera sartoriale. Ecco qua, tutto questo io non te l'ho fatto vedere perché è come intelaiare, diciamo, per fare i cappotti ad esempio in maniera o le giacche in maniera sartoriale, perché non so se ti possa interessare. Comunque fammelo sapere nei commenti. Come fare il colletto, che questo non l'abbiamo visto. Boh, mi sembra magari troppo specifico. Come attaccare le spalline. Ah sì, questi sono i metodi per fare i corpetti, quindi i bustier. E qua invece altre tecniche varie. Per esempio qua sta facendo una sorta di parte arricciata. Qua le rose, interessanti. Questa tipologia di rose non le abbiamo fatte. E qua è il fiocco, anche questo molto carino anche per quanto riguarda le creazioni, ma anche la rosa ovviamente, creazioni di cucito creativo. E qua gli spacchi, altri metodi, trucchi e segreti, come fare. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Sewing, che è il libro completo del cucito in italiano. Se te lo trovo in vendita su Amazon ti lascio il link per poterlo acquistare, oppure ti consiglio di cercarlo magari su piattaforme dove vendono i libri di seconda mano, e vedrai che lo troverai sicuramente, perché mi sembra di averlo visto anche in italiano recentemente. Però mi sono detta, se lo compro in italiano alla fine lo leggo in italiano e non mi impegno a imparare l'inglese, quindi ho deciso di non comprarlo. Fammi sapere se ti è piaciuto questo libro, se lo cercherai di comprarlo, se lo possiedi già, fammelo sapere nei commenti. E iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel commentino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!